In un video precedente abbiamo visto quanto consuma e quindi quanto inquina un aeroplano, quanto consuma, ovvero quanto inquina una nave, e adesso andiamo a vedere come se la cavano i treni. Poi andremo a vedere un interessante progetto in corso di realizzazione che potrebbe cambiare le carte in tavola. Il treno nasce con il motore a vapore, ne ho parlato in un video qualche tempo fa. In particolare, con l'intuizione di Stephenson di aumentare il peso della locomotrice, nel 1825, in Inghilterra, nasce il primo treno commerciale. Da allora, per diversi anni, il treno è stato il simbolo di progresso e innovazione. I primi treni, quindi, erano a vapore, ma il motore a vapore imponeva dei limiti al treno. Ad esempio, aveva la necessità di rifornirsi frequentemente di acqua o combustibile, normalmente carbone. Così si iniziarono a utilizzare i motori diesel che avevano meno problemi e necessità. Tanto le motrici a vapore quanto quelle a gasolio avevano ancora la necessità di pesare di più del carico che trasportavano. Una questione di attriti. Un treno troppo leggero slitta e non si muove. Questo problema venne superato soltanto con l'elettrificazione, che rende possibile aggiungere motori anche nei vagoni, distribuendo meglio la trazione, e di utilizzare sofisticati sistemi di controllo contro lo slittamento. I treni divennero quindi elettrici, e dove non era possibile elettrificare la rete, si utilizzarono ibridi elettrodiesel. Anzi, è proprio sui treni che particolari motori diesel ad H a pistoni contrapposti raggiunsero la massima efficienza possibile per questo tipo di motore. Ok, molto interessante mi direte, ma quanto consuma un treno? Il consumo di un veicolo commerciale deve tenere in considerazione il peso trasportato o, nel caso del trasporto passeggeri, il consumo di energia per passeggero su una data distanza. Di solito per i treni, ma anche per altri veicoli, si parla di kilowattora per passeggero su 100 km. Ecco, detto in soldoni, un moderno treno ad alta velocità consuma circa 3 kWh per passeggero su 100 km. Per fare un confronto, una Fiat 500 elettrica ne consuma 13 con il solo conducente a bordo. Nonostante questi valori siano già incredibilmente bassi, qualcuno ha già pensato che si potrebbe fare di meglio. Si potrebbero far calare, tipo a zero. Sto parlando di Infinity Train, un progetto in corso di realizzazione che dovrebbe essere ultimato entro il 2030 e che promette di realizzare un treno in grado di funzionare senza assorbire corrente elettrica dalla rete. Detta così, potrebbe sembrare che questo treno intenda violare alcune leggi della fisica, ma non è così. Anzi, al contrario, ne sfrutta una ben nota. Questo treno, a impiego minerario, dovrebbe partire da delle miniere in quota e raggiungere una fonderia quasi a livello del mare. Quindi, per discendere non ha bisogno di energia aggiunta, basta la forza di gravità. Ora, visto che questi treni trasportano decine, se non centinaia di migliaia di tonnellate di roccia ferrosa, sfruttando sistemi di recupero energetico simili a quelli che si trovano anche nelle comuni auto elettriche di oggi, riuscirebbe a caricare degli accumulatori, non so se sul treno o a terra, con abbastanza energia per garantire al treno il ritorno a vuoto sulla stessa tratta. Tanto più è alta la differenza di peso da quando parte dalla miniera a quando riparte indietro dalla fonderia, e tanto meglio questo sistema funziona. Quindi, per questo specifico treno, è molto facile immaginare che funzionerà senza troppi problemi. Ma questa tecnologia sarà utilizzabile anche altrove?
Di sicuro non per i treni che devono trasportare dei passeggeri su in salita. Bene, se questo video ti è piaciuto, sai cosa devi fare? Un like, iscriviti al canale se non l'hai mai fatto e alla prossima! Di acqua o combustibile, normalmente carbone. Inoltre, dato che è difficile modulare la sua potenza, in partenza slittava parecchio. Inoltre, dato che è piuttosto complesso, inoltre, dato che è abbastanza difficile misurare